fare la pallina uso del cartoncino ondulato tipo microonda. È importante tenere conto della direzione delle onde quando si disegnano le forme del cartamodello sul cartone. Così va bene, così no. Potete anche usare del normale cartoncino, ma avrete una minore superficie di incollaggio se lo spessore è sottile. Per riportare la forma del cartamodello sul cartone, con un pennarello disegno l'intero perimetro e segno anche tutti i punti di piega, da una parte e dall'altra. Dopo aver tracciato a matita delle linee, unendo i punti segnati prima, con un taglierino faccio, per ogni linea di piega, una leggera incisione, facendo attenzione a non tagliare tutto lo spessore del cartone. Sistemati i punti di piega, passo a ritagliare la forma. Lasciate il segno del pennarello all'esterno. Tagliate in questo modo. E non così. Il pezzo tagliato non deve avere tracce di pennarello. Tutti i pezzi vanno piegati. Si piega prima da una parte e poi dall'altra. Il lato con i tagli dovrà finire all'interno della pallina. Prima di iniziare ad incollare le parti tra loro, conviene verificare se i pezzi sono sufficientemente precisi e riescono a comporre, con le terminazioni triangolari, la forma di un esagono regolare. Vanno controllate entrambe le estremità, distinte con le lettere A e B. Se necessario, eventuali imprecisioni si possono correggere con una limetta per unghie. Scelta la carta o le carte regalo, bisogna rivestire ogni pezzo. Incollo la carta al cartoncino con della semplice colla vinilica. Dopo aver eliminato l'eccesso e lasciato circa mezzo centimetro di carta sul contorno della forma, questa va risvoltata all'interno. Per farlo serve una sfrangiatura minima. Bastano dei tagli in corrispondenza delle linee di piega. Incollo tutte le frange, sempre con colla vinilica. Controllo ancora per sicurezza che anche dopo il rivestimento sia possibile ottenere la forma esagonale per le due estremità. Inizio ad incollare due pezzi tra loro, unendo solo il primo segmento triangolare. Uso la colla acetovinilica che fa presa più velocemente. Per tenerli fermi metto un morsetto a molla. Con lo stesso metodo incollo uno ad uno tutti gli altri pezzi tra loro, fino ad ottenere una sorta di fiore a 6 petali. Siccome la superficie di incollaggio tra le parti è poca e la presa della colla acetovinilica non riesce ad essere sufficientemente forte, rinforzo tutte le giunture della parte esagonale centrale con della colla a caldo. Con del filo metallico sottile, questo ha un diametro di 0,7 mm, modello un piccolo gancetto aiutandomi con un bastoncino per spiedini e un paio di pinze. Il gancetto deve entrare ed essere fissato all'interno della pallina. Per questa ragione al centro dell'esagono faccio un foro con un punteruolo e poi allargo quanto basta con un punteruolo più grande. Inizio a chiudere la pallina incollando 2 pezzi per volta, partendo dalle estremità triangolari. Su entrambi i bordi metto colla acetovinilica. Unisco e tengo fermo con un morsetto a molla. Come già detto, la colla acetovinilica è un incollaggio poco saldo. Serve solo per tenere in posizione le parti e permettermi di mettere la colla a caldo, che ha una presa migliore. Uniti i due pezzi, procedo ad incollare, una per volta, le singole sezioni che si trovano tra i due punti di piega. In questo caso uso direttamente la colla a caldo, dato che le parti sono già fissate. Devo solo costringere i pezzi di cartone a mantenere la posizione che voglio, tenendoli con le mani per alcuni secondi fino a quando la colla a caldo non indurisce. Completo l'incollaggio di queste due parti mettendo altri 2 punti di colla in prossimità delle linee di piega rimaste. Alla fine questo è il risultato. Dentro c'è la colla a caldo e se anche cola un po' non è un problema. All'esterno invece è importante ottenere una buona giunzione, possibilmente precisa e pulita. Procedendo con lo stesso metodo ho incollato tutte le parti, rimane solo l'ultimo pezzo per completare la pallina. Innanzitutto controllo se sono stato abbastanza preciso e se il pezzo riesce a ricomporre la forma esagonale.
Prima di chiudere però bisogna fissare il gancetto. Al gancetto ho aggiunto un cilindro fatto rotolando semplicemente una striscia di carta larga 5 mm. Poi ho preparato un piccolo cerchio di 7 mm di diametro. Questo l'ho ottenuto con una fustellatrice usando della carta argentata glitterata. Il gancetto, inserito nella pallina, verrà fissato con colla a caldo. In seguito lo completerò con del filo metallico argentato. Messa la colla, il gancetto è ben saldo e non c'è alcun rischio che possa uscire. Per fissare l'ultimo pezzo, continuerò ad usare la pistola a caldo fino a quando mi sarà possibile entrare con l'ugello all'interno della pallina. Solo per l'ultimo segmento sono costretto ad usare la colla cetovinilica. Ed ecco la pallina finita. Ho completato il gancetto incollando attorno al cilindro di carta del filo argentato. Direi che le giunture sono abbastanza precise. Ci sono piccole imperfezioni, però non sono eccessive e la pallina potrebbe anche rimanere così. Se invece gli errori sono più evidenti, è possibile nasconderli incollando del filo lungo le giunture, come ho fatto per questa pallina, che è stata la prima prova, una specie di prototipo. Come vedete dalle immagini, aveva diverse imperfezioni, tutte coperte dal filo. Naturalmente potete scegliere questa soluzione semplicemente perché vi piace e non necessariamente per nascondere dei difetti. Prima di salutarvi vi ricordo che sotto in descrizione trovate l'elenco completo di materiali e strumenti utilizzati in questo tutorial, nonché il cartamodello in PDF da scaricare. Dentro ci sono 4 disegni che sono identici per forma, ma cambiano per dimensione. Significa che potrete fare palline un po' più grandi o un po' più piccole. Il cartamodello che ho usato io è questo ed è largo 3,5 cm. Infine vi ricordo che potete iscrivervi al canale, naturalmente se vi va, altrimenti passate di qua per vedere gli ultimi video caricati.